Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. E ho fatto la recensione di questo piccolo banchetto fresa comprato su Amazon perché, come ho detto nella recensione, mi ha soddisfatto tantissimo e mi sono sentito di consigliarvelo. In tanti di voi hanno apprezzato, qualcuno l'aveva già adocchiato e era insicuro se comprarlo o meno, quindi mi fa piacere che la mia recensione sia servita a capire come funziona questo oggetto. Però ho dimenticato qualcosa me l'avete chiesta voi, qualcosa l'ho ricordata io di dirvela. E una di queste, per esempio, riguarda la precisione dell'angolo retto della battuta parallela con il pianetto, che devo dire che è quasi perfetta. Forse, a essere sincero, c'è mezzo millimetro, però no, è quasi perfetta. Poi, se vogliamo essere pignoli, ci passa forse un foglio di carta. Comunque, diciamo che può andare bene, sempre per lavori hobbistici, per lavori professionali questi articoli neanche li guardate. Invece qualcuno di voi mi ha fatto qualche domanda su qualcosa che io ho trascurato, ad esempio il diametro dell'alloggiamento nella parte inferiore, che è di 15 cm e mezzo, ho dimenticato a dirlo purtroppo. Qualcuno ha fatto un'osservazione sul prezzo, io l'ho pagata a 63 euro, effettivamente mi sono accorto che il prezzo adesso è salito a 72-73 euro, quindi purtroppo su Amazon i prezzi sono altalenanti, però in linea di massima il prezzo comunque rimane quello. E poi avete ragione, ho utilizzato il truciolato, ho detto che era MDF, l'ho preso al volo e non l'ho neanche osservato, era truciolato, non MDF, e mi sono confuso. Ma la cosa sulla quale tanti di voi si sono concentrati è il sistema di risalita, che su questo modello non è previsto, ma io ne ho inventato uno che secondo me è uno dei più semplici, a costo zero, e che secondo me è quello che forse funziona meglio dei Cric, meglio di tutte le altre invenzioni che prevedono chissà quali meccanismi magici, che sono bellissimi da vedere nella realizzazione perché richiedono comunque molta intelligenza nel realizzarli, molta bravura e manualità, però fanno perdere tempo e alla fine il risultato ottenuto, a mio avviso, non è preciso come quello che ho realizzato io e che adesso vi farò vedere, che prevede semplicemente di utilizzare anche degli scarti di legno ed un bullone. Semplicissimo, rapidissimo e soprattutto efficacissimo, che mi permette di realizzare con tantissima precisione anche questo tipo di lavoro, che è perfettamente allineato. Ora non fate caso al fatto che questo è uno scarto, quindi un taglio fatto male, quindi in questo modo sembra che non combaci, ma in realtà è perfettamente allineato. Come potete vedere, la regolazione micrometrica del mio sistema di risalita permette di avere questa precisione. Infatti, se vedete, non c'è neanche un gradino, scorre perfettamente il pezzo da entrambi i versi. Questo perché effettivamente il sistema che ti permette di regolare al decimo di millimetro il sistema di risalita della fresatrice nel banchetto è una cosa che deve essere fondamentale in questo tipo di lavoro. Quindi adesso vediamo come l'ho realizzato semplicemente e poi lo vediamo in funzione. Allora, per poter costruire questo sistema di risalita davvero semplicissimo è necessario fare un foro su per giù al centro di un pezzo di legno, un foro che abbia la capacità di accogliere la lunghezza di un bullone, anche più largo, anzi più largo è molto meglio. Dopodiché potete utilizzare o una boccola filettata a griffe, tipo questa, o semplicemente un bullone dello stesso tipo di filetto. Ora vi faccio vedere. Allora, o utilizzando il bullone lo martelliamo all'interno, quindi dobbiamo allargare il foro. Quindi o si fa in questo modo martellandolo, metodo semplicissimo, basta svasare leggermente il foro con un qualunque mezzo, scalpelli, quello che preferite voi, oppure se preferite potete utilizzare appunto il dado a griffe. Io ho utilizzato quello perché lo avevo a disposizione e ritengo che sia più idoneo, però anche questo sistema, come vedete, rimane ben saldo all'interno del foro. Perfetto, questa è la prima parte, semplicissima e velocissima. Dopodiché prendete, nel mio caso questi sono gli scarti dei fori fatti con le frese a tazza, però si può utilizzare tranquillamente anche un pezzo quadrato, ritagliato a mano, come volete voi, meglio se più grande. Allora, si inserisce il bullone, dopodiché un bullone dalla parte opposta e si stringe avvitandolo. Questo lo dovete stringere parecchio. Fate in modo che il bullone non entri completamente.
deve sporgere leggermente, dopodiché avremo questo sistema che ci permette di avvitare, quindi abbassare la corsa del bullone oppure di farlo risalire. Io l'ho fissato sulla base della struttura con delle viti, dopodiché con un pezzo più piccolo, come in questo caso, va fatta una svasatura con la punta del trapano o uno scalpello, oppure potete utilizzare una punta Forstner o quello che preferite voi, in modo da ottenere la possibilità di far ruotare due pezzi fra di loro e non avere il rischio che il pezzo giri rovinando eventualmente la fresatrice. In questo modo avremo l'alloggiamento, il pezzo di sotto ruoterà e quello di sopra rimarrà fermo. Io ne ho fatte di più misure, come vedete, in modo da avere la possibilità di regolare l'eventuale altezza della fresa se non dovesse bastare la corsa del dado. Eventualmente si può utilizzare anche un pezzo più grande, però il sistema è questo di qua, semplicissimo e rapidissimo. Allora, vediamolo in funzione sul mio banchetto fresa. Per adesso l'escursione della fresa è quasi al massimo. Se io lo avvito, ovviamente, entrando la filettatura della vite all'interno del dado a griffe che ho inserito, si abbasserà la fresa. Velocissimo e rapidissimo. Ovviamente per la risalita bisogna fare il lavoro opposto. Con questa ripresa da vicino potete apprezzare meglio il sollevamento della fresa in modo davvero micrometrico. Quindi posiziono la punta di questa matita e faccio vedere come svitandolo si solleva al millimetro, perciò che decidiamo noi. Quindi all'altezza che dobbiamo stabilire in base al lavoro che dobbiamo fare. Vediamo anche con questo calibro di profondità. Svitandolo, come vedete, l'escursione aumenta e aumenta davvero di pochissimo, perché ad ogni rotazione, svitando il bullone, andiamo ad influire davvero di poco. Possiamo decidere noi manualmente se fare un giro, un quarto di giro, ciò che ci necessita per essere il più precisi possibile. Ovviamente lo stesso per la discesa. Facendo la svasatura, quindi i pezzi rimangono perfettamente appoggiati con la superficie fra di loro e come vedete non si rovina comunque neanche la fresatrice, perché abbiamo minimo due pezzi, ma anche tre in questo caso, che ruotando hanno a contatto solamente le loro superfici e sulla fresatrice il pezzo rimane fermo, perché o ruota il pezzo di sotto sul pezzo che abbiamo creato, meglio se lo realizziamo con una superficie liscia. Ovviamente più è grande il cerchio che realizzerete, più sarà possibile avere una precisione maggiore, perché inizialmente io l'avevo realizzato con un pezzo piccolo come questo, però mi sono reso conto che mi veniva scomodo da ruotare perché dovevo intervenire quasi sotto la fresatrice. Invece in questo modo riesco tranquillamente a lavorarci. Questo è un pezzo svasato, per esempio con la punta di trapano, semplicemente, che va ad alloggiare la testa della vite e ci permette di averlo in piano, altrimenti avrebbe questo movimento e se non avessimo la sporgenza del bullone si sposterebbe. Invece in questo modo comunque rimane imprigionato tra il preso della fresatrice e il bullone che sporge. Vediamo se questa regolazione micrometrica mi permette quindi di fare un lavoro di precisione. Regolo l'altezza grazie al sistema che ho inventato e vediamo di portarlo alla stessa altezza della fresatura ottenuta. Come vedete, in modo micrometrico, perfettissimo, perfetto, riesce ad allinearsi. Ok. Riesce ad allineare in modo perfetto i due pezzi.
Quindi la precisione del sistema di sollevamento è perfetto. Allora ragazzi, come abbiamo visto, per realizzare questo sistema di risalita, che secondo me è fantastico, ci vuole davvero pochissimo ed è praticamente a costo zero. Come vedete, come vi ho fatto vedere all'inizio, i pezzi vengono lavorati in modo egregio. Questi sono degli scarti di lavoro malandati, a maggior ragione proprio perché sono degli scarti di lavoro. Riuscire ad ottenere una precisione del genere senza neanche un gradino, secondo me è una cosa che è quasi irraggiungibile con i sistemi, addirittura con il crick, che per quanto possa essere preciso comunque non permette una precisione tale come questo di qua. Quindi adesso non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, ma anche l'altro che ha avuto tantissimo successo, quindi la recensione di questo banchetto con tantissimi commenti. Quando sono venuto in garage per fare queste precisazioni, addirittura il video aveva superato già i 50 commenti ed era stato pubblicato da pochissimo, quindi questo per me veramente è una cosa che mi fa tantissimo piacere. Allora vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video, mi raccomando iscrivetevi, cliccate su mi piace, cliccate sulla campanella e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!